Ciao a tutti! Per chi già ci segue saprà che qualche settimana fa abbiamo acquistato un ex camion dei pompieri per trasformarlo in un camper overland. Per noi ormai è il quarto camper che decidiamo di acquistare e personalizzarlo. Abbiamo iniziato con un Leyland Sherpa, poi siamo passati ad un Iveco Daily e durante il lockdown, passato in Marocco, abbiamo deciso di fare un passo più grande e acquistare un camion, ma non un 4x4, un camion normale. E dopo tante piantate in giro per i Balcani, abbiamo deciso di fare un altro passo e prenderne uno un po' più piccolo e un po' più agile, ma più vecchio. Come primo giorno di lavori sul camper non è andata proprio come speravamo. Abbiamo avuto una brutta sorpresa che ora vi mostreremo. Secondo giorno di lavori sulla cella che è messa molto male. Bisogna trovare una soluzione a questo problema, anche perché non abbiamo tantissimo tempo per finire il camper, quindi bisogna trovare una soluzione al più presto. A quanto pare tutta quella parte lì è marcia. Devo ammetterlo, è stato un colpo basso, ma noi, a prescindere dalle avversità, non ci diamo per vinti e proseguiamo più carichi e determinati che mai. È normale che durante il percorso ci siano delle difficoltà, ma ti rendi conto che tutto è possibile e risolvibile, basta crederci. Che hai fatto oggi? Ho tolto tutti i pezzi, i bordi di questa cella perché aveva un danno davanti, grosso danno, però vabbè dai, si risolverà, e tutto il resto invece ho sistemato, pulito. Adesso bisogna risigillare, ho rivettato tutto meglio perché era fissato con delle viti il bordo della cella, invece ho rivettato tutto e tutte le pareti sono sane tranne quella di là che è da rifare. Ho portato da mangiare all'operaio. Le lasagne. Affamato. Sono anche le galline che ci fanno compagnia. Come stanno? Buone. Oggi Sebastiano si è portato avanti con la cellula, io invece sto risanando sotto il tappetino dove si guida, dal lato guida e anche dal lato passeggero, perché c'era un po' di ruggine, quindi prima che cammini lo trattiamo. E poi cos'altro? Abbiamo pulito dei profili, insomma oggi è una giornata piena, ci siamo portati avanti un po', meno male. Oggi con noi c'è anche Ondina. Che cosa hai attaccato, Ondina? Che cosa hai attaccato? Oh, c'avevi una foglia. Oggi ho lavorato praticamente tutto il giorno su questo angolo della cella perché per fare un lavoro ben fatto in teoria bisognerebbe smontare tutta quella parete, perché è l'unica alla fine che ha avuto dei problemi, però è un lavoro molto molto grande. Abbiamo deciso di farlo magari in Marocco quando andremo, e per adesso quindi ho riparato l'angolino dove era appunto ammaccato e oggi l'ho rattoppato. Domani andrò a mettere lo stucco vetroresina perché la cella per fortuna da un lato è in vetroresina e quindi è molto facile da lavorare. E poi per adesso lo terremo così, che fondamentalmente è solo una questione estetica, perché si è gonfiata la parete, si è staccata, si è scollata come gli è entrata umidità, e poi più avanti andremo a smontare quella parete e poi rincolleremo un nuovo pezzo di legno all'interno e la rincolleremo allo strato di vetroresina, perché praticamente questa parete è fatta di molti strati: vetroresina, legno, vetroresina, legno, vetroresina, legno. Quindi è solo il primo strato esterno che si è andato a rovinare, e quindi alla fine non è niente di così grave, diciamo, è solo da un punto di vista estetico che rovina un po' all'occhio. Quindi appunto io ho rattoppato qua e ho riempito dentro con la schiuma, perché qua fino a questa parte qua era vuoto completamente, quindi ho riempito, ho rimesso pezzi di vetroresina tagliati su misura e poi andrò a stuccare
quando ho pulito tutto bene, scartavetrato bene, andrò a stuccare, per poi dare su tutto il tetto una guaina, un gel coat bianco. Per fortuna Sebastiano è riuscito a risanare la cellula, sia esternamente che internamente. E ora possiamo procedere con i lavori di camperizzazione. Buondì! Buongiorno, c'è il sole, quindi un buongiorno. Oggi finalmente iniziamo i lavori all'interno della cella. Fino a ieri eravamo fuori a lavorare perché appunto la cella era ammaccata, invece oggi iniziamo fuori. È arrivato anche il piatto doccia, quindi iniziamo a portarlo qui dove c'è il camion. È una delle prime cose che monteremo, perché dove c'è la doccia non faremo un rivestimento in legno. Ora non vi abbiamo ancora fatto vedere niente, però non faremo un rivestimento in legno, ma lasceremo le pareti direttamente della cella, che intanto sono resinate e quindi sono totalmente impermeabili. Andremo solamente a ridipingerle. Quindi il piatto doccia è una delle prime cose che monteremo, anche perché non lo faremo sul sottopavimento, ma lo metteremo anche lì solo direttamente appoggiato sul pianale della cella, perché altrimenti mi toglierebbe troppo spazio in altezza e io non riuscirei a farmi la doccia. Eccolo qua! Hai portato... Questa mattina dovevo tirare giù la ruota di scorta, ma siccome pesa più di 200 kg, portarla giù da solo non è stato semplice, però con questo sistema ci sono riuscito. Spinta giù e poi con la corda l'ho fatta scendere piano piano sul legno. Ho pulito tutta la cella frigo e sto togliendo il silicone degli angoli perché è un po' ammuffito e vogliamo toglierlo, risanare, vediamo se c'è qualcosa da stuccare, da sistemare sotto il silicone, che non ci siano sorprese in un secondo momento, e poi ridargli un'altra passata di silicone bianco bello pulito. Abbiamo la scaletta provvisoria qua. Abbiamo messo Piatto c'è rotto, siamo accorti adesso che ce l'hanno spedito ed è rotto, non l'avevamo ancora aperto. L'hanno ammaccato. Questo piatto doccia in resina ed è arrivato rotto, quindi adesso vediamo se ce ne mandano un altro. Questa volta abbiamo fatto tagliare tutto il legno da Brickman, avevamo 64 tagli da fare e quindi la maggior parte è già stato tagliato da loro, però i travetti che vanno a sostenere il pavimento, diciamo il pavimento base del camion, della cella, li abbiamo presi interi per evitare di tagliare altro legno, e quindi quello che sto facendo adesso è tagliare i travetti per poi appoggiarci sopra il pavimento. Questi sono gli unici listelli, non travetti, listelli, che rimangono da tagliare. Li sto tagliando tutti a 210, poi verranno fissati al pavimento della cella. Questo è il legno che ci siamo fatti tagliare, tutto su misura, abbiamo progettato tutto prima e di conseguenza così avendo progettato possiamo direttamente, l'unica cosa che c'è da fare adesso è montare il tutto. È già tutto su misura, quindi è perfetto. Quei listelli lì invece andranno ad appoggiare fissati al pavimento della cella per fare una camera d'aria, per un discorso di isolazione, di coibentazione in più, una camera d'aria di 2,5 cm, e poi ci andrà il pavimento direttamente sopra. Dopodiché qua faremo un rialzo nella parte posteriore, perché ci andranno le cisterne dell'acqua e quindi devono starci sotto il divanetto e sotto il gradino, appunto, dove faremo la zona di dinette. Un altro motivo per cui ci siamo fatti tagliare tutto è perché non abbiamo l'attrezzatura giusta per fare i tagli netti come si deve, e quindi abbiamo preferito, alla fine dal Bricoman ci hanno fatto 64 tagli, dopo il terzo taglio sono 50 centesimi, ma abbiamo risparmiato giornate di lavoro
e soprattutto abbiamo dei tagli veramente fatti bene. Finalmente sta iniziando a essere pulita la cella. Eli si è messa la pulita tutta dentro, sgrassata, disinfettata. Queste qua sono le piastre che abbiamo fatte fare, passanti. Alla fine è lo stesso sistema che avevamo su Mannu, solo che su Mannu aveva il controdado interno ed era una cosa che non molto logica, perché se per caso dovevi andare a stringere era impossibile arrivarci, perché era sotto il pavimento, quindi era impossibile. Invece qua abbiamo fatto saldare la piastra, con dei dentini si pianta direttamente dentro la vetroresina e il legno che c'è sotto, e quindi non c'è il pericolo che se tu devi andare a ristringere lei dall'interno va a girare, perché è completamente piantata. Da sotto invece viene fissata in questo modo, quindi L saldata al travetto e poi controdado col bullone che esce da lì, non va da nessuna parte. Ne abbiamo fatte fare 6 così, e invece davanti ha i suoi fissaggi originali, quindi sempre saldata la piastra. Adesso poi dobbiamo rifare il fissaggio, la verniciatura, però la piastra rimane saldata, e poi il bullone e il filetto originale della cella davanti l'abbiamo lasciato così. C'è Ondina che è andata a rubare da mangiare alle galline. Vero Ondina? Lo sai, l'ho gridata. Prima parte del pavimento abbiamo messo tutti i travetti, abbiamo messi sia orizzontalmente che verticalmente per avere una bella tenuta. Il pavimento è già coibentato, questa è diciamo una maggiore coibentazione, in modo che così sotto il pavimento ci sarà un passaggio d'aria. Quindi adesso andremo a posizionare i pannelli di OSB sopra i travetti, e quindi quella sarà la base della nostra futura casa. Abbiamo fatto tutto il pavimento e abbiamo lasciato questo quadrato perché verrà incassata la doccia, il piatto doccia verrà incassato lì. Per una questione di altezza di Sebastiano abbiamo preferito metterlo direttamente sul fondo. Andremo a mettere del PVC e sopra il PVC andrà il piatto doccia. Ci sono io che sto non sto facendo e ci si sta lamentando. Oh, io che stanca che sono, ho caricato tutti i pezzi di legna. Chi l'ha scaricato i pezzi di legna? Io Sicuramente. faccio sempre tutto io qui. Oggi siamo a Cagliari, siamo venuti per rullo di tamburi acquistare la tinta per la cella, non per la motrice, solo per la cella, perché la motrice per ora la lasciamo così, poi stiamo pensando di cambiarglielo più avanti il colore. Andiamo da un nostro carissimo amico che ha un colorificio e quindi prenderemo della tinta buona, di qualità, e ce lo faremo noi la parte esterna, la colorazione della cella frigo. Buongiorno, io oggi ho un look diverso. Questa mattina non sono andata nel terreno dove abbiamo Zinzi per aiutare Sebastiano, perché devo aiutare mio padre a fare un'altra cosa. Oggi andremo a fare un gelato al torrone e vi farò vedere passo dopo passo come lo faremo.
la panna che poi andremo a inglobare assieme al rosso d'uovo e alla polvere di torrone. Bene, adesso stiamo facendo montare gli albumi. Che adesso stiamo mettendo l'albume montato a neve all'interno del composto e poi si amalgama dolcemente dal basso verso l'alto per smontare l'albume. Ecco qua, il nostro gelato al torrone è pronto. Adesso andremo a metterlo dentro le vaschette che poi andranno in freezer. Molto avanti dentro, adesso mi faccio